Teufel viene fondata nel 1979 a Berlino da Peter Schimmel, con la missione di rendere l'hi-fi accessibile a tutti. Si butta sin da subito nella vendita online e pensate che il primo ordine arriva addirittura nel 1985. Nel 1996 il sistema a due canali Teufel M200 riesce a vendere ben 2000 pezzi, diventando un successo per la stampa specializzata. Nel 1995, stesso anno in cui i DVD appaiono sul mercato, Teufel introduce il Theater 2, primo sistema surround certificato Dolby. Una strada di successo berlinese che vanta 40 anni di esperienza in tutto il mondo. Oggi il catalogo Teufel comprende non solo soundbar e prodotti home theater, ma anche synth amplificatori, cuffie, smart home, giradischi, diffusori Bluetooth e molto altro, e tutto ad un prezzo molto accessibile. Soundbar, prima recensione di soundbar sul mio canale. Io già ne ho avuto in precedenza, ho avuto la Samsung Q90R, Samsung di fascia alta che costava quasi il doppio di questa, ma poi ne parliamo e vi dico cosa cambia rispetto a una di fascia alta e questa diciamo che è di fascia media più o meno. Datemi 10 minuti che ho tante cose da dirvi. Sigla! Innanzitutto un ringraziamento a Teufel per avermi mandato la soundbar in prova, che io li ho contattati e me l'hanno mandata volentieri, sono stati molto gentilissimi. Non è una recensione sponsorizzata, io ho chiesto di questa soundbar perché già sentivo di parlare di questo marchio. Tra l'altro in Germania è molto conosciuto, molto famoso. Dall'Italia anche mi hanno scritto di questo marchio, anche per diffusori home theater e passivi. Quindi ho detto perché no, me la faccio mandare e così la proviamo. Io ho scelto questa perché aveva un prezzo accessibile che si aggira intorno ai 450 euro. La soundbar Q90R del quale vi parlavo della Samsung aveva un prezzo che si aggira intorno ai 1000 euro, come vi ho detto era di fascia alta. Però quando compri una soundbar sulle 1000 euro hai tante aspettative dal punto di vista sia musicale che home theater. Aspettative che sono, diciamo, in parte state soddisfatte e in altri punti di vista no, non molto. E quindi ho detto, anzi, secondo me, se bisogna comprare una soundbar bisogna spendere massimo 500 euro. Se vuoi spendere 1000 euro io già penserei a un sistema più evoluto, come può essere un diffusore passivo e amplificazione separata. Perché soundbar? Soundbar perché secondo me c'è una
grossa fetta di pubblico che non vuole spendere e non ha la possibilità di spendere oltre i 1000 euro. Perché è giusto che chi vuole migliorare l'audio della TV possa avere una soluzione disponibile. E poi una soundbar come questa, lo vediamo anche in seguito per l'installazione, è veramente semplicissimo. Plug and play, dico io. Attacchi e subito puoi partire con musica e cinema senza dover fare calibrazioni e tutte quelle cose che molta gente non piace, non ha il tempo né la voglia di farlo. La soundbar in questione è disponibile in due colorazioni, questa nera è una finitura bianca che è anche molto bella, questa che ho scelto io arriva insieme al subwoofer che è molto piccolo, lo vediamo dopo, ed è una soundbar 2.1 che secondo me è più che sufficiente, io non starei ad andare oltre il 2.1. Poi in futuro, se volete fare un aggiornamento, è possibile anche comprare a parte il kit di diffusori da mettere dietro, quindi è molto comoda. Se non volete subito spendere diciamo 750 euro per avere la Cinebar 4.1, potete comprare prima questa e decidere se rimanere con questa soundbar oppure in futuro aggiungere anche gli speaker posteriori. La soundbar risulta molto sottile, 8 driver high performance a lunga escursione ed alte prestazioni. Sistema 2 vie subwoofer T6 controllato in modalità wireless per livelli elevati, privi di distorsione e la migliore intelligibilità del parlato possibile. Dispone del Bluetooth 5.0 con aptX per la trasmissione wireless in alta qualità, di musica da smartphone, tablet, PC. HDMI input-output con 4K pass-through, HDR, Dolby Vision, 3D e ARC. Quindi connessione semplice con un singolo cavo. Dispone della tecnologia Dynamore sviluppata a Berlino, dove è possibile selezionare la modalità notturno o parlato. Molto utile nel caso nella notte volete sentire bene il parlato, non volete disturbare il vicinato, come tante persone, in tanti mi scrivono Med, io ho problemi la notte, non riesco a guardare il film perché non sento bene il parlato, se alzo troppo le esplosioni vanno a disturbare i vicini e poi non sento niente di quello che dicono. Ottimo, tecnologia Dynamore adatta per voi, attivabile tramite il telecomando che è molto leggero, ben fatto e funzionale. In più potete anche attivare la soundbar dai pulsanti touchscreen, da cui possiamo controllare l'accensione, l'ingresso, volume e il tasto play o pausa. Quindi molto piccola ed elegante, in foto sembrava molto più lunga, invece dal vivo come vedete è piccolina e soprattutto molto sottile. La potete appoggiare sul vostro mobile sotto il televisore oppure dai fori dietro, come vedete la potete anche appendere al muro se volete. Per quanto riguarda il subwoofer, anche lui leggero, molto piccolo e sottile. Come vi ho detto si può mettere in verticale oppure si può appoggiare anche sotto il divano. Arriva con i gommini che potete sfruttare in base alla vostra posizione. Dietro troviamo il controllo del volume, il pulsante per fare il pairing con la soundbar, molto semplice, lo vediamo dopo, ed il pulsante per la modalità. Modalità ce ne sono tre, una è freestanding, nel caso lo mettete in qualsiasi punto della stanza, in verticale, poi abbiamo la modalità corner che è utile se lo mettiamo all'angolo, quindi se sfruttiamo un angolo della vostra stanza. E poi abbiamo la modalità underneath, questa qua la selezioniamo se lasciamo il subwoofer in orizzontale, per esempio sotto un divano. Per quanto riguarda il subwoofer e le frequenze basse, è molto importante che lavorate sulla posizione. Io insisto su questo punto perché veramente cambia tantissimo. Non fate come nella foto, io vi ho messo nella foto con la soundbar sotto il televisore e il subwoofer direttamente sul mobile a destra. Non suona bene. Non suona bene perché non è la sua posizione giusta. Io l'ho messa soltanto per fare delle foto, per farvele vedere vicino. Posizione del subwoofer importante, guardatevi anche i video Home Theater Basic dove parlo di subwoofer e vi do parecchi consigli. Non pensate che queste regole non valgano per le soundbar, anzi parliamo sempre di frequenze basse e le frequenze basse e soprattutto il basso ci arriva alle nostre orecchie solo se il subwoofer è posizionato correttamente. E in più avete la possibilità di avere un subwoofer wireless, quindi senza cavi, ha solo il cavo per quanto riguarda l'alimentazione. Questo lo rende versatile nel posizionamento perché non vi dovete portare cavi dietro per quanto riguarda il segnale.
E allora voi mi chiederete, bene Messiator, dove bisogna posizionarlo il subwoofer per avere un basso buono? Beh, allora questo dipende, non c'è una regola generale, dipende dalla vostra stanza, come è fatta la vostra stanza. Molte volte non abbiamo la possibilità di mettere il subwoofer dove vogliamo. L'importante è cercare di tenere la soundbar e il subwoofer più o meno alla stessa distanza, quindi se io sono seduto qua e ho una soundbar a 2 metri, cerchiamo di mettere nella stanza anche il subwoofer a circa 2 metri di distanza. Questo per fare in modo che i suoni arrivano allo stesso tempo. In ogni caso la soundbar ha anche la possibilità di poter regolare la distanza sia della soundbar sia del subwoofer e anche la fase. Distanza molto comoda, perché questo farà in modo che il suono arriverà a voi nello stesso istante e sarà un suono più equilibrato, più dolce, molto più bello e naturale. Vi basterà andare nella soundbar, nel menu della soundbar con il telecomando e cambiare la distanza di posizionamento rispetto al punto d'ascolto. Vi basta misurarla col metro, molto semplice. E più mi ha sorpreso vedere che la soundbar ha anche il controllo della fase, potete mettere la fase a 0 180 gradi per allineare il subwoofer in modo che suoni insieme alla soundbar. Non voglio entrare troppo nel tecnico di cosa sia la fase perché se no andiamo oltre a quello che è questo video, però io partite con una regolazione a 0 gradi e poi fate una prova d'ascolto anche a 180 per vedere se migliora. Se sentite che il subwoofer è in sintonia con la soundbar, allora lasciate a 0, se no 180 gradi. Ritornando al discorso posizionamento, dato che non c'è una regola fissa perché ogni stanza suona a sé, prendete i punti disponibili che avete nella vostra stanza, mettete la canzone che contenga anche un'informazione di frequenze basse, diciamo generosa, e fate le prove d'ascolto per vedere dove suona meglio. Il punto dove suonerà meglio sarà il punto dove andrete a collocare il vostro subwoofer. Semplice. Connettere la sub alla soundbar è semplice e veloce, basta attivare pairing sulla soundbar ed ecco che premendo anche il pulsante pairing sul sub il LED passa da lampeggiante a fisso. Un gioco da ragazzi. La soundbar della musica si comporta in modo ottimo, le voci sono ben riprodotte, naturali e i transienti della batteria sono riprodotti in modo fedele e preciso. È un sub che suona, che si fa sentire, che dice ci sono se hai bisogno di me. Mai e poi mai mi sarei aspettato da un sub così piccolo che fosse in grado di riempire con frequenze basse la mia stanza in questo modo. Quindi Teufel ha pensato veramente a tutto, sia per quanto le modalità parlato, notte, sia per quanto riguarda la integrazione del subwoofer con la soundbar, che è una cosa molto importante perché di solito i subwoofer della soundbar sono subwoofer che si fanno sentire, sono belli presenti, però se non ben integrati con la soundbar tendono a suonare male. Invece con la modalità per quanto riguarda la regolazione della distanza dalla fase non avrete nessun problema. Come avete visto il collegamento e l'installazione non richiede veramente niente, è un gioco da ragazzi e questo è bello perché per chi non ha diciamo il tempo e la voglia di stare dietro a questi sistemi vuole una cosa diciamo che va fatta in 5 minuti e questo è proprio la cosa bella delle soundbar, che oltre a suonare bene subito le installi come niente. L'ascolto in musica è un ascolto molto piacevole, io lo chiamo un ascolto da tutti i giorni a qualsiasi ora, non bisogna fare quelle cose strane, audiofile come accendi l'amplificatore, aspetta che si riscalda eccetera eccetera eccetera. Nel cinema impressionante, sapete cosa io uso per avere subito, per capire se c'è il subwoofer è buono, si sente bene? Su Netflix quando fate partire qualsiasi film che c'è la sigla iniziale, quella che fa bene, proprio quella. Sentite come si sente bene, il subwoofer c'è, si sente presente e mi piace. Anche il parlato e le voci belle chiare, precise, dirette all'ascoltatore. Sentite un po'. 5-1! Io come odio questi numeri! Sono per la vostra sicurezza. Salite in macchina, perde sangue. Lo so, pensa a guidare!
Vai, vai, vai! Ci vuole un ospedale. C'è un po' di tensione qui. Per quanto riguarda l'ascolto tramite Spotify, Tidal, eccetera, tutto compatibile, viene fatto con Bluetooth 5.0 aptX, quindi ultima tecnologia in ambito di trasmissione Bluetooth. Ho visto molte recensioni dove dicevano sì, ma il Bluetooth, dico anche molta gente magari può pensare che il Bluetooth non abbia quella qualità. No, assolutamente no. Per quanto riguarda una soundbar, il Bluetooth 5.0 è perfetto, non puoi chiedere di meglio. Sì, ma con streaming? No, assolutamente no. Bluetooth 5.0 aptX è perfetto, basta e avanza ed ha un'ottima qualità per quanto riguarda la trasmissione dei dati da telefono. Una volta acceso il Bluetooth sul telefono ti riconosce subito la soundbar, dopodiché in Spotify vi basterà schiacciare in basso l'abbinamento e una volta collegato potete trasmettere qualsiasi canzone. Quindi una soundbar elegante, piccola, completa, sia per quanto riguarda i settaggi che per quanto riguarda l'installazione, che risulta molto semplice e veloce. Se è troppo lunga per voi, che poi secondo me non è neanche un metro, se non sbaglio 94-95 centimetri, Teufel fa anche la Cinebar One. Se vi può interessare me lo lasciate in descrizione che magari posso contattarli per farmela mandare e provarla. Passiamo quindi a vedere i punti pro e i contro di questa soundbar. Flessibile, piccola ed elegante. Potenza del subwoofer impressionante, voci precise e dettagliate nonostante le dimensioni e tecnologia Dynamore per tutti i gusti ed un ascolto a qualsiasi ora. Unico punto contro: nella confezione manca il cavo HDMI, quindi se acquistate la soundbar ricordatevi di comprare un cavo HDMI. Mi raccomando, non state a spendere centinaia di euro per il cavo HDMI. In descrizione vi lascio un paio di cavi, guardatevi, costano 10 euro su Amazon, vanno benissimo. Per il resto la soundbar ha superato tutte le mie aspettative. Se vi è piaciuta la recensione, soprattutto se volete vedere in futuro altre recensioni di prodotti simili, lasciatelo scritto in descrizione. Un mi piace se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al canale per non perdervi tantissimi contenuti ogni settimana e ci vediamo la prossima volta. Da Metz Theater è tutto, buon ascolto.